che tecnica quale offre dell'isola delle solite Terni. Allora, vi parlerò oggi di un viaggio che fatto nel lontano 2019, quindi parliamo dell'estate prima della pandemia, prima che il mondo si spegnesse, diciamo. Allora. Se ce la faccio. Ci sono scritte varie cose, però più che altro vi parlerò a voce di quello che è successo brevemente, perché poi è un periodo che è durato un mese. La storia parte semplicemente da una giornata in tappa che vengono fatte quando era inizio giugno, giusto Stefano? E si presentò in quel periodo un allevatore bulgaro che forse alcuni di voi conoscono, diciamo, per alcune pubblicazioni, che è Kirill Kardashev. Kirill Kardashev è andato diverse volte in Tanzania a collezionare diverse specie di Nodobranchius, contribuendo anche, diciamo, sia al riconoscimento delle specie a livello scientifico, ma anche, diciamo, per numerose informazioni molto utili per tutti gli allevatori, per tutti gli obbedienti. Ci siamo appoggiati ad un driver locale della zona che si chiama Charles, che possiede insieme a un altro socio onorario di Gappa, Holger, una società chiamata Safari Gemma. Chiaramente è stata fatta, diciamo, tutta una profilassi preventivamente, è stata fatta una profilassi antimalarica, è stato fatto il vaccino contro la febbre gialla, perché con le zanzare non si scherza assolutamente. E eccoci qua che siamo partiti. Allora, questa qua è la nostra Jeep, questo ragazzo è Charles, il nostro driver. Ho fatto scalo a Dar es Salaam e mi sono passati direttamente a prendere. Allora, le mete principali sono state le seguenti: siamo partiti da Dar es Salaam e dopo 195 km siamo arrivati a Morogoro per farci una piccola tappa al Mikumi National Park, che è un parco nazionale dove abbiamo visto diverse specie autoctone, diciamo, parliamo di non pesci, quindi babbuini, zebre e coccodrilli. Dopodiché siamo arrivati a Iringa, Selous, Beja, Keila, eccetera, eccetera. Praticamente ci siamo girati tutta la parte sud, ovest e est della Tanzania. Non siamo riusciti a fare la parte nord perché le strade erano piuttosto accidentate e quindi ogni tot chilometri bisognava riparare la Jeep sostanzialmente, perché le sospensioni cedevano. Quindi Tanga, per esempio, che era una meta che volevamo visitare, non è stato possibile per questi contrattempi. Il programma prevedeva la cattura di più specie possibili e successivamente, ove possibile, alcune venivano riprodotte in loco, nel senso che prendevamo degli hotel, dei bed and breakfast della zona, ci portavamo i pesci dietro, ci portavamo tutto il necessario, cioè acqua pulita e contenitori di plastica e della fibra di cocco, e venivano riprodotti in loco per poi essere liberati la mattina stessa. Prendevamo le uova, esattamente. Poi vi faccio un piccolo graffinetto, per magari alcuni non sono, diciamo, molto pratici o conoscono come si allevano i Nodobranchius, le specie annuali. E infatti, ecco, cosa sono i Nodobranchius, dove vivono e cosa mangiano anche, il ciclo vitale, diciamo. Allora, qua su questa piccola immagine potete vedere, diciamo, in breve riassunta tutto il ciclo vitale. Diciamo che vivono in delle aree che si allagano temporaneamente, sia perché i fiumi si ingrossano, sia per via delle piogge direttamente che vanno a battere su dei terreni impermeabili, e quindi ci sono queste praterie che si allagano. Per cui ci sono le uova che vengono rilasciate dagli adulti, gli adulti si accoppiano, hanno, diciamo, una fase di crescita molto veloce. Tendenzialmente la maggior parte dei Nodobranchius in un
già 8 mesi, sono molto vecchi, quindi presentano le caratteristiche diciamo di un pesce anziano, hanno delle deformità, hanno la cataratta, tant'è che vengono utilizzati anche come modello per quanto riguarda gli studi sull'invecchiamento. Si riproducono in queste pozze, in queste pianure allagate, vengono rilasciate delle uova che sono resistenti alla stagione secca, non proprio nel secco, diciamo, però nell'umido, nel faldo umido, e normalmente passano questa fase che si chiama diapausa diversi mesi, 2, 3, dipende dalle zone chiaramente, dipende anche dalla specie, perché si ipotizzano altro che alcune specie diciamo l'annualismo l'hanno sviluppato in maniera accessoria, quindi non sono obbligatoriamente annualisti. Eccolo qua il ciclo vitale del Nodobranchus pulseri. Come vedete a 5 settimane si vede benissimo che è un piccolo maschio, questo pesciolino della foto, e a 45 settimane, come vedete, l'invecchiamento è totale, è un animale che è prossimo o alla morte o quantomeno non è in grado di scappare da altri pesci predatori o da uccelli etiofagi. E appunto, come dicevo, il Nodobranchus pulseri è uno dei pesci elettivi che viene utilizzato proprio per studiare l'invecchiamento e diciamo le cellule che vanno a modificarsi via via che l'invecchiamento procede. Allora, qua mi sarebbe piaciuto avere ancora la presenza di Giacomo Moro Mauretto, questo diciamo è un po' il campo suo. La colorazione dei maschi è frutto di un'elaborata selezione sessuale da parte delle femmine, perché tendenzialmente le femmine preferiscono i maschi colorati, perché posseggono una fitness migliore, ovvero guarda come sono belle, guarda come sono colorato, sgargiante e invisibile, ma sono anche abbastanza veloce per non farli catturare dai predatori, quindi ho buoni geni. Tuttavia abbiamo osservato anche che maschi magari meno colorati, con colorazioni più schiarite, passassero un pochino inosservati, diciamo, nei confronti dei maschi rivali e riuscissero di soppiatto a accoppiarsi con le femmine. Quindi non per forza la colorazione sgargiante è sinonimo di riuscita in ambito di accoppiamento. Come dicevo prima, si suppone che alcune specie definite annuali abbiano sviluppato l'annualismo come metodo di produzione alternativo. Nella maggior parte dei casi si ipotizza che alcuni Nodobranchus, la maggior parte delle specie perlomeno, sopravvivano nei fiumi, nei laghi che si ritirano ma rimangono presenti e riescano anche a sopravvivere alla successiva stagione delle piogge. Quindi non tutti hanno un ciclo vitale così breve come il Nodobranchus pulseri. In effetti, se tenuti in cattività possono vivere alcuni Nodobranchus anche qualche anno, giusto Stefano? Allora, qua abbiamo una foto direttamente in loco, è un po' piccolina, però qualcosina si riesce a capire, proprio a testimonianza di questa teoria. Allora, quelli lì messi per lato sono due maschi di Nodobranchus melanospicus, quella lì invece che vedete di dorso è una femmina di Nodobranchus melanospicus, dove l'abbiamo pescati, in effetti abbiamo visto che ci sono diverse generazioni, a testimonianza proprio del fatto che riescono a resistere magari anche per più tempo, anziché morire direttamente di vecchiaia molto precocemente, diciamo. La femmina normalmente dei Nodobranchus è molto più piccola, per cui ecco, questa qua era una femmina di Nodobranchus melanospicus e i maschi erano dei giovani adulti. Vedete proprio che c'è una differenza di dimensioni, considerate che il maschio di questa specie è più di un terzo più grande, quindi c'era una bella differenza. Questo qua invece è un esemplare di Nodobranchus lucius che abbiamo catturato a Minerva. Purtroppo è stato possibile trovare solo una coppia. Alcuni, tra l'altro, parlano dei Nodobranchus come delle specie che non saltano, che non sono dei buoni nuotatori, ma vi garantisco che li ho visti saltare parecchio in alto, tant'è che purtroppo alcuni ce li siamo ritrovati fuori dai contenitori e non è stato possibile riprodurli. Come vedete,
che l'anno di cattura. Tutto questo è stato possibile anche oltre ai vari permessi che abbiamo dovuto fare, perché diciamo che la pesca di frodo chiaramente, oltre a essere una cosa criminale e criminosa, in Tanzania è anche severamente punita, giustamente, ci tengono molto i loro territori, quindi oltre ai vari permessi ci siamo anche fatti aiutare dai pescatori locali. Su questa immagine potete vedere l'unica femmina che abbiamo trovato di Nodobranchius sperozzoli. Come vedete inizia a dimagrire un po', diciamo, come vedete sul dorso delle incurvature, che ci lascia capire che era una femmina che iniziava a invecchiare. Ne ritrovavamo due e questa era quella, diciamo, messa un pochino meglio, l'altra era proprio la parte terminale del peduncolo caudale era proprio arricciata verso l'alto, e questo normalmente succede sia per parassitosi intestinali sia perché la vecchiaia incombe. E qua arriviamo al solito, diciamo, il viaggio principalmente è stato fatto, oltre per raccogliere diverse specie di nodobranchidi, anche per trovare loro che sono i Nodobranchius ocellatus. Allora, il Nodobranchius ocellatus è, diciamo, un po' più atipico. Tra l'altro mi sembra che il nome adesso sia Paranodobranchius, giusto Stefano, mi confermi? Diciamo che è un Nodobranchius che ha sviluppato l'attività predatoria nei confronti degli altri Nodobranchius, il suo principale metodo di sostentamento. Infatti raggiunge dimensioni nettamente superiori rispetto ai suoi congeneri e arriva tranquillamente a 12-15 cm. Perlomeno quelli che abbiamo raccolto noi nelle diverse location raggiungevano quella taglia lì. Le foto non sono delle migliori proprio perché, diciamo, non mi sono voluto portare una macchinetta visto che era la prima esperienza, ho fatto semplicemente qualche foto con il cellulare, mi perdonerete, però considerate che quando ero arrivato lì era il 2019, per me era come stare al parco giochi, era fantastico tutto quanto, alzarsi la mattina, partire, andare a pesca, quindi emotivamente è stato proprio impossibile rimanere troppo concentrati. Allora, come vedete qua si può, diciamo, capire la differenza tra il maschio e la femmina, dove il maschio presenta una colorazione viola-bluastra sul corpo, dei bordi bianchi e neri sulle pinne e un rosso acceso, un arancione acceso sulla pinna anale. La femmina invece presenta il caratteristico ocello, adesso dovrebbe averlo pure questa ma non si vede perché la maschera è di plastica, da qui vi dà il nome Nodobranchius ocellatus, proprio perché la femmina ha questo occhietto, diciamo, che sulla coda. Insieme al Nodobranchius ocellatus appunto veniamo trovate anche altre specie, il Melanospilus che è stato rinvenuto praticamente ovunque, una specie molto invasiva, il Melanospilus, i Nodobranchius eggersi e i Nodobranchius annectens. Qua c'è la descrizione di tutti, diciamo, gli strumenti utilizzati. È stato utilizzato una Master Driver perché eravamo proprio in acqua, non mi ha mangiato nessun coccodrillo, quindi tanta roba, insomma, chi mi diceva vai, entra tu che sei giovane, capito? Sono stati utilizzati dei termometri per controllare la temperatura, il pH-metro, sia per quanto riguarda l'informazione sul pH dell'acqua, sia per quanto riguarda l'informazione sul pH del terreno, perché abbiamo scoperto delle cose interessanti. Dei contenitori di plastica, delle capienze di 20 litri ciascuno e dei box di polistirolo della capienza di 50 litri. Tenete conto che Kirill, appoggiandosi ad un grossista che importava cicchi africani, si è fatto fare dei permessi per farsi spedire alcuni Nodobranchius vivi direttamente a casa nel suo allevamento. Eccoci qua siamo io e Charles alla pesca dentro con le nasse, abbiamo ancora tutti gli altri, ripeto. Tenete conto che in alcuni punti dove pescavamo c'erano ancora le impronte delle iene. Le ha riconosciute Charles, ha detto guarda Gabriele, queste sono le iene, si sono abbeverate poco fa perché erano ancora fresche. Ok? Questa è una pozza in essiccazione dove abbiamo trovato il Nodobranchius sanguensis. Questo qua è il sondino messo nel terreno per controllare il
Questi purtroppo non sono riusciti a riprodurli con successo poi a casa. Qua descriviamo un po' come viene effettuata la pesca. Diciamo, dipende un po' da che tipo di pozza trovavamo, magari trovavamo delle zone con acqua profonda dove dovevamo entrare con le nasse e immergerci magari quasi fino al collo, e delle zone invece in cui l'acqua era pochi centimetri per cui bastava un retino. Insieme ai nodobranchius c'erano anche tanti altri animali, parecchi rani, granchi e parecchi lepomorfi, che sono i scorpioni d'acqua che presumibilmente cacciavano proprio i nodobranchius. I pesci chiaramente venivano messi in gruppi di 4-5 esemplari con delle buste d'acqua pulita, prendevamo dei bottiglioni, le bottiglie quelle dei dispenser, insomma, piene di acqua pulita, e le mettevamo lì. Chiaramente le operazioni sono state fatte nella maniera più rapida possibile per stressare il meno possibile gli animali. I retini venivano puliti, disinfettati il più possibile, e diciamo il tragitto dal luogo di cattura al dove poi andavamo a dormire la notte era il più breve possibile. Per riprodurli chi si era portato non della fibra di cocco ma della torba, adagiava uno strato di 2-3 cm di torba delle vasche di plastica in maniera tale che loro si riproducessero, e effettivamente già con 1 o 2 giorni rilasciavano parecchiette uova. Ecco qua, queste sono le vasche di riproduzione, diciamo non erano altro che delle semplici bacinelle con acqua pulita dove i pesci venivano alloggiati. Chiaramente, ahimè, alcune specie erano molto abili nel salto, tipo come dicevo prima il Lotobranchius lucius e il Lotobranchius melanospilus, molto abili. L'acqua, i pesci venivano rilasciati, l'acqua veniva puntata e veniva essiccata la torba. Non so se riuscite a vedere delle uova colorate, uova ben visibili, questi qua sono le uova di Lotobranchius pneumoni. Venivano essiccate sul giornale e poi collezionate nelle buste, insieme a tutta la torba. Ecco, questi sono Ivo, che era un veterinario di Kiel, di spalle, mentre stavamo preparando i pesci per le spedizioni, quindi venivano impustati, erano state prese delle bombole di ossigeno, le buste venivano preparate con 1/3 di acqua e ossigeno. Queste sono le diverse specie che abbiamo raccolto, dai fagar fino a Minerva, fino a Banghera. Abbiamo raccolto veramente tantissime specie, tantissimi tipi di fenotipi di questi pesci. Pensate che abbiamo raccolto del Nodobranchius sichensis 3 fenotipi, tutti molto belli, dopo vi faccio vedere anche delle foto. Allora, per quanto riguarda appunto il discorso del pH, ecco la cosa interessante. Il pH dell'acqua era compreso tra il 7,2 e il 10,3, quindi un'acqua diciamo tendente al basico. Il pH del terreno invece era compreso tra 3,5 e 5,0, il che ci lascia supporre una cosa, che diciamo le uova, per svilupparsi in natura, per passare una diapausa efficiente e potersi schiudere, avessero bisogno di un pH acido. Ecco qua, questa è tutta la Tanzania, le parti in rosso sono tutte le zone che abbiamo visitato in un mese. È stata una bella corsa, è stato anche delle volte molto stancante, diciamo, perché per arrivare da un luogo a un altro ci volevano diverse ore di strada, non si poteva correre, diciamo, perché le strade erano molto malconce e come dicevo prima le sospensioni della macchina della jeepney non cedevano. Questo è un pescatore locale che ci ha dato una mano durante alcune fasi di pesca. Loro si muovono nelle zone alluvionate con la bici, spesso e volentieri, e si portano sempre dietro una nassa o una cannata pesca.
usate. E questa era la parte esterna dove venivano allevati dei petaca proprio per dar da mangiare ai nodobranchi Sucellatus, che altrimenti, specialmente nelle prime fasi, non avrebbero accettato, diciamo, del cibo congelato. Gli areatori, che chiaramente tutto il materiale utilizzato, mop di lana critica per creare un po' di nascondigli, delle piante, del microsolo e della fibra di cocco per fargli depositare le uova. Alcuni Nodobranius sono riusciti a farli abituare al secco, hanno mangiato molto volentieri il granulato secco della SHG e della Blue Line. Chiaramente è stato sempre integrato con qualcosa di vivo di congelato. I parametri dell'acqua utilizzata sono questi qua: il pH era di 21, circa un pH di 15 e un pH di 7.6. Era tutta acqua di pozzo. A casa possediamo un pozzo con un'acqua abbastanza buona e ho visto che era buona per arrivare anche in Nodobranchio, so funzionato bene. Va detto che in allevamento per le prime 3 generazioni ho avuto molto successo e parecchie nascite anche, ma in generale l'allevamento diciamo di più specie necessita di molto lavoro. All'epoca lavoravo part time e riuscivo a starci dietro, adesso sarebbe impossibile, dovendo lavorare full time poi in un negozio anche molto grande. Quindi diciamo in un allevamento amatoriale l'allevamento di multiple specie è un pochino problematico, ci vuole un po' di tempo, non tanto diciamo per quanto riguarda la pulizia dell'acqua, ma poi per contare le uova, selezionarle, andarle a ricontrollare dopo diverse settimane per vedere se sono ancora buone. Tra l'altro nel mio allevamento non c'erano solo i pillifici, c'erano anche alcuni ostromenidi e altre specie, per cui dovevo diciamo dividere il tempo per le diverse specie. Per la prima generazione sono riuscito a far arrivare a taglia riproduttiva 16 Nodobranchius Ocellatus che venivano allevati specialmente per il primo mese in maniera singola. Avevo preso delle vaschette da 10 litri ciascuna dove avevo messo ciascuna larva dentro, perché altrimenti ci sarebbe stato un cannibalismo spietato. Sono terribili, specialmente le prime settimane, dove se un pesciolino è anche pochissimo più grande del suo fratello viene subito divorato, immediatamente. Per cui ogni pesciolino veniva messo in una vaschetta da 10 litri dove veniva cambiata l'acqua ogni giorno, e ogni giorno gli veniva dato qualche avanotto di petaca, gli veniva dato delle larve di zanzara. È stato un bel impegno perché accettavano solo cibo vivo il primo periodo. Lì il livello d'acqua chiaramente veniva alzato di volta in volta via via che crescevano, perché chiaramente per la prima settimana tenevano pochi centimetri d'acqua nella vaschetta affinché trovassero il cibo subito e non sprecassero molte calorie, diciamo, per la ricerca del cibo. Tenete conto che i Nodobranchius Ocellatus in un mese arrivavano tranquilli a 10-12 centimetri. Cioè, vuol dire che se io gli davo da mangiare oggi che erano larve, andavo a dormire il giorno dopo con un altro pesce. Crescevano a vista d'occhio, è veramente impressionante. Quando tutti i pesci avevano raggiunto una taglia pressoché simile, perché allevandoli singolarmente diciamo la crescita era, diciamo, si pareggiava, mentre allevando i pesci in gruppo, non so se sapete, nel termine tecnico ci sono le teste e le code, cioè quelli che crescono un po' prima e quelli che ci mettono un pochino di più, quindi rimangono più piccoli, il che il Nodobranchius Ocellatus si traduceva sicuramente in cannibalismo, specialmente nei confronti delle femmine che rimangono più piccole. I territori riproduttivi sono stati ricreati artificialmente in 2 vasche di vetro. Dentro l'acquario avevo preparato un acquario di 2 acquari da 100-120 litri dove mettevo degli altri contenitori di vetro con dentro la fibra di cocco, in maniera tale da creare delle zone riproduttive per i diversi maschi e da limitare il più possibile gli scontri
quando passavano degli strani davanti alla vasca. L'accoppiamento loro è quello caratteristico dei Nodobranchius, dove la femmina viene adagiata, schiacciata sul fondo dal maschio, il maschio con la pinna dorsale e con la pinna la chiude e vengono rilasciati tutti i camelli. Allora, le uova di Nodobranchius ocellatus, ecco, questo qua è un piccolino, questo aveva già 5 giorni e era già bello grandino. Considerate che sono piccolissimi, veramente piccoli, appena nati. Questo è un giovane maschio subadulto. Anche i maschi giovani hanno un ocello sulla coda che poi scompare via via che sopraggiunge la maturità sessuale. Le femmine mantengono l'ocello e anche qualche altro puntino nero nella parte terminale del corpo. E questo è lo stesso maschio qualche giorno dopo con tutti i colori quasi completamente formati. Come vedete la bocca ha una posizione, diciamo, terminale verso l'alto, letteralmente dei piccoli luci. Tra l'altro, se aprono la bocca, se aprono la bocca si vedevano anche numerosi denti. E ecco qua una femmina adulta, come vedete ha una bella pancia e che si notano sia di salute sia di presenza di uova. Ho provato diciamo a diversi substrati per la deposizione. Qua avevo provato della sabbia da mollitura, perché abbiamo visto che ho visto che molto spesso nella fibra di cocco le uova marcivano. C'è stato un risultato leggermente migliore con la sabbia. Le uova venivano deposte nei contenitori, dopo 5 giorni circa tiravo fuori il contenitore, collezionavo le uova depositate in mezzo alla sabbia e solo dopo le mettevo nella fibra di cocco pulita e umida. E così si è visto che funzionava un po' meglio. Tuttavia, al contrario degli altri Nodobranchius, eccole qua le uova degli Ocellatus, le uova degli Ocellatus sono molto fragili, non indurivano. Normalmente le uova dei Nodobranchius induriscono quando uno le tira fuori dall'acqua e asciuga per un po'. Queste rimanevano sempre morbide invece e erano soggette, diciamo, a marcire molto facilmente, venivano attaccate dalla saprolegna, quindi su, diciamo, 5 volte che tiravo fuori i contenitori non sempre riuscivo ad ottenere delle uova buone, nonostante ne depositassero in grandissimo numero. Ecco qua, questo è un giovane maschio, ritrovato morto molto probabilmente per un'infezione interna, perché ho visto che sulla pancia c'erano delle chiazze rossastre, diciamo, e questo qua ha solo un mese di vita, e solo in un mese di vita 11 cm quasi pieni. Quindi il tasso di crescita è assurdo. Questa è una femmina che ripasca con lui, probabilmente morta per la stessa ragione e aveva la stessa età. Questi qua invece sono dei Nodobranchius eggerzi della località di Bulacula. Con loro è stato un pochino più facile perché, diciamo, a parte la crescita che è inferiore, non hanno bisogno di quella valanga di cibo della quale hanno bisogno anche gli Ocellatus, sono anche molto più tranquilli tra di loro, non si osserva particolare cannibalismo, i maschi sicuramente lottano, non vedete pezzi di pinna in giro come gli Ocellatus. Questa è una bolla messa dentro l'acquario che veniva utilizzato come sostrato riproduttivo e con loro funzionava semplicemente lasciare la fibra di cocco per poi tirarla fuori dopo 5-6 giorni di riproduzioni e contare le uova e mantenere le uova lì in quella stessa fibra di cocco. Ecco, questo è sempre un Nodobranchius eggerzi, però di un'altra località. Dovrebbe essere il Magolunghe, sì, esatto, Magolunghe. Come vedete, diciamo, c'è una netta differenza di colorazione tra il Bulacula e il Magolunghe, esprimono dei colori completamente diversi, quindi si è stati molto attenti anche, diciamo, a mantenerla, non sono mai state mischiate giustamente le location tra di loro.
Questa è una femmina che presenta qualche problemino, molto probabilmente la parassitosi intestinale, infatti come potete vedere risulta ingombire. Spesso alcuni elviti intestinali possono dare questo problema. Non avendo un microscopio per poter verificare la cosa, la mia è una buona supposizione. Ecco. Questa è un'altra location di Nodobranchius e Ghezzi, è la sapa, anche qua diciamo un'altra colorazione, quindi come vedete 3 colorazioni che fanno sembrare i pesci e animali completamente diversi, però è sempre il Nodobranchius e Ghezzi. Allora, la maggior parte delle specie da qui importate diciamo, sono riuscite a raggiungere sia l'età adulta che la riproduzione, sia siamo riusciti a portare avanti diverse generazioni. Ci sono state 2 specie che pur avendo ricevuto da Kirill delle uova in buono stato non sono riuscite a svilupparsi, cioè il